Finalmente ho trovato il pezzo mancante del mio setup, del mio impianto. Finalmente ho trovato come riempire questo spazio vuoto. Wim Ultra è lo streamer del 2024, inutile girarci intorno, e secondo molti, me compreso, è anche il prodotto hi-fi dell'anno. In questo video vi spiegherò perché ne sono così convinto, ma non solo, vi spiegherò anche perché secondo me sia lo streamer ideale per completare un setup completamente analogico come il mio, in cui la sorgente principale è il giradischi, o perché sia il componente perfetto per realizzare il primo impiantino hi-fi per tutti. E poi vi spiegherò anche quali sono le valide alternative in casa Wim, ancora più economiche rispetto a un prodotto che già di suo è un best buy. L'anno scorso molti parlavano dell'Eversolo, quest'anno tutti parlano di Wim Ultra e il motivo è semplice. Quando fai un ottimo prodotto e lo fai pagare il giusto, anzi chi lo acquista pensa di aver fatto un affare, di averlo pagato troppo poco per quello che offre, allora hai fatto veramente bingo. E quindi, visto che già ne parlano tutti, che senso ha questa recensione? Intanto, per conoscenza, per curiosità, per completezza, è utile sapere cosa ne pensa anche chi utilizza prevalentemente una sorgente analogica nel proprio impianto. E poi questo video, come moltissimi altri del canale, nasce da una mia esigenza, che è divulgativa ed emotiva quando parlo dei miei ultimi acquisti in vinile, e in questo caso è esplorativa, perché per completare il mio impianto stavo cercando da tempo uno streamer che potesse essere la ciliegina sulla torta, e quindi in soldoni che mi soddisfacesse e che non costasse troppo. Avete capito bene? Sì, che non costasse troppo, nel senso che per le mie esigenze l'Eversolo andava un po' oltre. 900 euro per qualcosa che non avrei utilizzato come sorgente principale mi sembravano un po' troppi, naturalmente rapportati alle mie tasche. Ecco quindi che lo Wim Ultra cade a fagiolo, perché qui accanto al mio prefono l'Eversolo non ci sarebbe entrato, e col cavolo che tolgo il PH10 dal mio setup per fare spazio ad uno streamer, per quanto sia ottimo, così come non tolgo il lettore CD che è qui sotto. E poi l'Ultra costa meno della metà, 399 euro contro gli 890 di Eversolo, e mi offre già tutto quello di cui ho bisogno, ossia uno streamer che mi consente di ascoltare un album prima di acquistarlo eventualmente in vinile, o comunque ascoltare musica liquida in alta qualità. Mentre sistemo lo studio, mentre sto lavando i dischi e non posso e non voglio spostarmi per alzare il braccio del giradischi, cambiare lato o cambiare disco. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. E poi fammi sapere nei commenti qui sotto se ascolti musica in streaming e, nel caso, cosa utilizzi, oppure se non ascolti musica in streaming dimmi perché, che sono curioso, e scrivimelo qui sotto nei commenti qui sotto. Fino ad oggi cosa utilizzavo per la musica in streaming qui nel mio studio? Questo qui, un ricevitore Bluetooth Audio Engine B1 collegato al mio amplificatore integrato, che è completamente analogico, e agganciato allo smartphone, e questa combinazione mi dava quella porzione di streaming necessaria alle mie esigenze. Però, per quanto buono, se mi allontano col telefono anche un paio di metri inizia a perdere il segnale, a laggare, e non mi nascondo, volevo qualcosa di più sostanzioso e che desse più soddisfazione alla vista. Insomma, lo avrete già capito, con lo Wim Ultra è stato un colpo di fulmine, però prima di frugarmi ho chiesto ad Audiogamma di inviarmelo in prova, con la scusa di farci un video per decidere se acquistarlo o no, e quindi anche poi esprimere le mie opinioni con tutta la community. Ma non solo, perché vi voglio bene, per fugare ogni dubbio mio e allo stesso tempo fornire a voi delle alternative ancora più economiche, mi sono fatto inviare anche il Pro ed il Mini. Anche loro streamer di rete, ma dal costo più contenuto. 179 euro di listino per il Pro e 106 per il Mini.
Avrete sicuramente notato in pochi secondi la cura e il tipo di packaging che richiama l'esperienza di spacchettamento introdotta anni fa proprio da Apple, però a differenza di Apple qui dentro c'è tutto quello che ci serve con tutta la cavetteria analogica e digitale, c'è anche un buon cavo HDMI e c'è anche il telecomando. E vi ricordo il costo perché è veramente incredibile, 399 euro, e per i fortunati che hanno approfittato della recente offerta per il Black Friday si scendeva addirittura a 329 euro. Folle. Ma perché tutti quelli che lo hanno recensito, e io ovviamente mi aggiungo a loro, perché hanno esaltato l'incredibile rapporto qualità-prezzo? Quali sono i punti di forza di questo WiiM Ultra? Costruzione solida, case esterno in alluminio, display a colori con controlli touch, uscita cuffie, aggiornamenti costanti all'ottima app di accompagnamento e al firmware dello streamer, e soprattutto una marea di connessioni che lo rende l'hub digitale per la tua musica, come evidenziato dal produttore stesso sul suo sito. E miracolo, in questo caso uno slogan d'effetto è anche di sostanza, nel senso che non vi stanno vendendo fumo, lo WiiM Ultra ha davvero tutte le carte in regola per essere l'hub, il perno attorno a cui ruota il vostro bisogno di musica, e non c'è modo migliore per farvelo capire se non guardando il posteriore. Qui abbiamo ingressi ed uscite RCA, su in possiamo collegare ad esempio un giradischi con il prefono integrato o un lettore CD, su out possiamo collegare dei diffusori attivi, il nostro amplificatore principale e poi uno stadiofono per testine MM ed MC per collegare un giradischi sprovvisto di prefono, e se anche il nostro amplificatore non ha lo stadiofono possiamo utilizzare questo, visto che hanno saggiamente predisposto anche la messa a terra, che è un plugin fisico, quindi se non ci serve, tac, lo togliamo. Sub out per collegare un subwoofer, coax out per collegare ad esempio il nostro amplificatore mediante cavo coassiale, risparmiando così le uscite RCA. Con trigger out colleghiamo l'Ultra al nostro amplificatore in modo che quando lo accendiamo risvegliamo automaticamente l'Ultra dallo standby. Ingresso ed uscita ottica, anche qui come per il coassiale le possiamo sfruttare al posto di ingresso ed uscita RCA. Primo esempio che mi viene in mente: lettore CD collegato mediante cavo ottico, HDMI ARC per collegare l'Ultra al nostro TV e quindi sfruttarlo veramente come un tuttofare sul fronte audio e video. E vi faccio notare, ingresso HDMI ARC su uno streamer che costa meno di 400 euro, incredibile. Ingresso per cavo di rete, ingresso USB per collegare un DAC esterno, però ne abbiamo già uno qui dentro che funziona bene, però se volessimo fare delle prove possiamo anche collegarne uno esterno, oppure un hard disk esterno o un PC, e infine l'ingresso per il cavo di alimentazione, quindi l'alimentatore è all'interno e avrà una qualità certamente superiore a un alimentatorino esterno da 50 centesimi. 399 euro con un display touch che non ti toglie il respiro ma fa la sua porca figura, soprattutto se come me apprezzate quelle piccole finezze che impreziosiscono l'esperienza d'ascolto, come vedere la copertina dell'album che si sta riproducendo e la qualità del file che si sta ascoltando. E a proposito di qualità del file, con WiiM Ultra possiamo riprodurre file alla massima risoluzione possibile, quindi a 24 bit e 192 kHz. Questo significa che il file digitale parte dal server in cui è stoccato ed arriva al nostro streamer senza perdita di dati, senza degrado di qualità sonora, ovviamente a patto di avere una connessione stabile e a patto che il file sia alla massima qualità possibile, perché non tutti gli album digitali hanno la medesima risoluzione. Molti sono ancora a 16 bit e 44.1 kHz, che non è altro che la qualità del CD. Altri sono a 24 bit ma a 48 kHz o a 96, o combinazioni un po' assortite e variabili. Se spipolate un pochino su Google troverete facilmente la lista di tutti gli album a 24 bit e 192 kHz. I protocolli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 garantiscono la riproduzione dei file in alta risoluzione anche senza una connessione cablata, ovviamente a patto di avere il router o un ripetitore Wi-Fi vicino all'Ultra.
Esempio banale, nel mio studiolo dedicato a produttività e intrattenimento non ho la possibilità di arrivare col cavo di rete e quindi utilizzo l'Ultra sfruttando il segnale del ripetitore Wi-Fi e ascolto senza problemi alla massima qualità possibile con Amazon Music Unlimited in Ultra HD. Nello studio di Vinilicamente invece posso utilizzare una connessione cablata che, sia chiaro, rimane sempre la prima scelta se possiamo sfruttarla. Ok, quindi Wim Ultra fotonico dal punto di vista dell'hardware, visto il prezzo di costo, con a bordo un DAC di qualità ed una microcircuitazione dedicata all'uscita cuffie per jack da 3,5 mm, oltre a tutto quello che vi ho già detto e mostrato. Telecomando che io utilizzo solo per regolare il volume o per metterlo in stand-by, perché tutto il resto lo faccio con l'ottima app di accompagnamento. Applicazione da apprezzare non solo per la sua utilità ed efficacia, tradotto che non si impalla mai, ma anche per i costanti aggiornamenti che sono frequenti anche per il firmware del dispositivo. In questi mesi in cui l'ho provato a fondo ho perso il conto di tutte le volte che lo accendevo e c'era un aggiornamento da scaricare tramite l'app. Ovviamente poi l'app ci consente di selezionare il servizio di streaming preferito tra Amazon Music, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, SoundCloud e sì, l'elefante nella stanza è proprio lui, perché inspiegabilmente manca il supporto nativo ad Apple Music, e per nativo intendo che lo agganciamo all'app di Wim, come ad esempio io ho fatto con Amazon Music. Attenzione però, se vogliamo utilizzare Apple Music possiamo sempre farlo non tramite rete ma via Bluetooth. In questo modo però sul display non avremo l'immagine di copertina, un dettaglio che non sposta nulla nella mia valutazione, anche perché non avrei utilizzato comunque Apple Music con l'Ultra, visto che tra i servizi di streaming compatibili solo Amazon Music e Qobuz garantiscono la riproduzione di file al massimo della risoluzione, quindi 24 bit e 192 kHz. Qobuz sarebbe Qobuz, che si pronuncia Qobuz. E a proposito di Amazon Music, qualche settimana fa, grazie alla promo di 3 mesi gratuiti che vi ho segnalato nei vari canali Telegram dedicate alle offerte che trovate linkate in descrizione, mi raccomando, vi aspetto anche lì. Dicevo, qualche settimana fa anche io sono finalmente entrato nel servizio Unlimited di Amazon Music. In questo modo posso godere della sterminata libreria di Amazon Music con album in Ultra HD, che tradotto in soldoni mi consente di riprodurre ai famosi 24 bit e 192 kHz, sempre che siano stati rilasciati a quella risoluzione che poi è la massima qualità possibile per un file digitale che l'Ultra, lo Wim Ultra, può gestire in assoluta scioltezza. Vi ho citato solo i maggiori servizi di streaming, ma abbiamo anche Napster, Pandora, BBC Radio e chi più ne ha più ne metta, o ancora possiamo interfacciare l'Ultra con il NAS che è sulla nostra rete, quindi tutta la musica digitale che abbiamo acquistato nel corso degli anni ce l'abbiamo a disposizione. Se proprio devo trovare un difetto nell'app o comunque nell'esperienza complessiva di usabilità, è l'impossibilità di interagire con l'app e quindi con la riproduzione quando ho lo schermo del telefono bloccato in questo modo, perché vedete il file sta andando, la musica c'è la musica, se io tappo sul display non posso spippolare sul file, sul volume, sull'app insomma. E quindi ad oggi per fare queste operazioni abbastanza banali devo sbloccare il telefono, sia iPhone che Android. Ho provato anche il mio muletto Android, devo sbloccarlo, riaprire l'app e finalmente fare quello che voglio fare. Ovvio che questo non è un dramma, è il classico pelo nell'uovo, però tranquilli che l'Ultra rimane il miglior streamer economico disponibile sul mercato oggi, nonché il miglior prodotto hi-fi del 2024, nonché un grande best buy. Altra chicca è la correzione della stanza, una caratteristica che fortunatamente troviamo sempre più spesso nelle companion app dei prodotti hi-fi e che ci consente di aggiustare la scena sonora riprodotta
dallo streamer in base alla nostra posizione di ascolto, che non è questa, ovviamente, e alla conformazione e il riempimento della nostra stanza. E questo è qualcosa di molto utile per chi non ha una sala con trattamento acustico o non può disporre i diffusori a formare un triangolo isoscele o equilatero con la posizione d'ascolto, o semplicemente è poco esperto, perché non si nasce imparati, questa è la verità. Devo dire che ci sono app che nella calibrazione della scena, quindi nella room correction, funzionano leggermente meglio, però questa tutto sommato si difende bene ed è appunto un'ancora di salvezza per le stanze più difficili da far suonare. E appunto suonare come suona questo mattoncino. Come deve suonare? Suona bene. Il DAC a bordo fa il suo dovere e se la scena sonora vi sembrerà un po' fredda, troppo precisa o troppo digitale, potrete sempre equalizzarla a vostro piacimento con i classici preset per genere musicale oppure per stile, quindi enfasi sui bassi, sulle alte e così via. Oppure se siete dei nerdoni, con la N di Napoli, se siete nerdoni smanettoni potete agire di fino sulla curva di equalizzazione, ma spippolateci solo se sapete cosa state facendo, altrimenti vanno già benissimo le curve preimpostate, vanno bene. Quindi il DAC che funziona ce l'abbiamo, l'app che funziona e soprattutto non si impalla ce l'abbiamo. Se poi abbiamo uno dei servizi di streaming che offrono brani alla massima risoluzione, siamo a cavallo, avremo completato nel migliore dei modi il nostro impianto analogico di partenza, perché abbiamo il nostro giradischi, il nostro amplificatore, i nostri diffusori passivi e questo lo collegate tramite cavi RCA ad un qualsiasi ingresso di linea dell'amplificatore, se come il mio è completamente analogico. Altrimenti, se è ibrido analogico digitale, potrete anche collegarlo tramite cavo ottico o coassiale, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Nelle valutazioni su questo prodotto incredibile, secondo me, non va tralasciato quello che vi dicevo all'inizio, cioè che oltre ad essere la classica ciliegina sulla torta del nostro attuale setup, l'Ultra può anche rappresentare l'unica sorgente del nostro primo impianto hi-fi abbinato a un paio di diffusori attivi, opzione ideale per chi è propenso ad un ascolto di qualità su liquida senza supporti fisici, che io almeno ad oggi non farei mai, non rinuncerei mai al supporto fisico, però si tratta sempre di gusti, o comunque non rinuncerei mai per il mio primo impianto, quello principale, perché poi adesso lo vediamo. Nel mio studiolo dedicato a produttività ed intrattenimento invece ce lo infilo e come uno streamer WIM per fare un setup easy, senza supporti fisici, senza giradischi, però che suona da paura, abbinato a delle casse attive che fino ad oggi collegavo in Bluetooth al telefono e che da oggi in poi userò con l'Ultra. No, ferma i lavori, l'Ultra me lo tengo qui, che ci sta proprio bene e lo collego direttamente al modem via cavo, così vado come le schegge ad acchiappare il bit perfetto. Nel mio studiolo ci va il Pro, altro streamer di casa WIM dal rapporto qualità-prezzo incredibile, che è più discreto, e il fatto che non abbia il display non mi rattrista più di tanto, perché questa postazione d'ascolto è accessoria, la sfrutto molto più raramente, e quindi se ho un prodotto che funziona e mi fa risparmiare qualcosa rispetto all'Ultra per comprarmi qualche disco, ben venga. E poi anche il Pro, come ovviamente il Pro Plus, ha la possibilità di riprodurre file in alta risoluzione, quindi stiamo in una botte di ferro. E il Mini dove me lo metto? Avete ragione, me le vado a cercare. È vero, sembra un po' una saponetta,
Però fa il suo dovere e per poco più di 100 euro avrete streaming alla massima qualità possibile, naturalmente con i servizi compatibili, semplicemente collegandolo ad un paio di diffusori attivi, così le vostre mogli o compagne saranno contente perché potranno ascoltare anche loro musica in sala o in cucina con un ingombro irrisorio. Ma in tutto questo, ben di Dio, ci dovrà pure essere qualcosa che non funziona, perché il prodotto hi-fi perfetto non esiste. Ultra, Pro, Pro Plus e Mini sono gli streamer che mancavano sul mercato e che non a caso stanno andando via come il pane. Costano il giusto, anzi costano meno di quello che un appassionato mediamente navigato potrebbe aspettarsi e funzionano a meraviglia. Li collegate ad un PC, ad un paio di casse attive, a un amplificatore, alle vostre cuffie, a un televisore nel caso dell'Ultra via HDMI ARC e vi riempiono la casa di musica. E poi se metti un Mini tipo in garage, il Pro nello studiolo, l'Ultra nello studio principale, potete anche ascoltare in multiroom, cioè contemporaneamente la stessa musica in tutte e tre le varie location, senza lag, senza problemi. Incredibile. Difetti, il fatto che non abbia un tasto on off e che quindi rimanga sempre in stand-by è un difetto? Può darsi, però io da anni utilizzo una multipresa con tasto di accensione, quindi quando esco di qui spengo tutto. Problema risolto. La mancata compatibilità con Apple AirPlay, anche lì c'è Amazon Music. Non vuoi pagare Apple Music e Amazon Music? Togli Apple Music, hai Amazon Music, problema risolto. Il display è troppo piccolo? Certo, il display dell'Eversolo l'anno scorso stava per farmi capitolare con la bavetta, ma alla fine se rapportiamo tutto all'esperienza d'uso e al prezzo incredibile, mi viene da dire che è pure troppo un display come questo su un dispositivo che non arriva a 500 euro, anzi sta di €1 sotto ai 400. Ecco, se c'è una cosa che mi dà fastidio, se proprio devo fare il precisetti, è quella che vi ho fatto vedere prima, cioè l'impossibilità di agire sull'app nel blocco schermo di iPhone, ma succede anche su Android. È una cosa grave? No. Mi fa cambiare idea sulla bontà dell'Ultra? Manco per sogno, però è quel pelo nell'uovo che c'è e spero che venga tolto prima o poi. Insomma, la cosa più importante è che con l'Ultra di Wim completo finalmente il mio setup, a cui mancava uno streamer di rete. È da un paio d'anni che volevo aggiungerlo, ma non trovavo mai il prodotto giusto fino ad oggi, quindi diamo un caloroso benvenuto al nuovo arrivato nello studio di Vinilicamente. Questo invece, il Pro, finirà nel mio studiolo. Vabbè, non proprio questi due, perché questi devo restituirli ad Audiogamma, quelli che mi regalerò per Natale, e magari vi ho messo la pulce nell'orecchio per il vostro autoregalo di Natale. Ah no, non è la pulce nell'orecchio, ma è il mini mortacci sua che si infila dappertutto. A presto e buoni ascolti. Siamo sulle monete, quindi significa che bisogna frugarci per comprarlo.